Lezione 1. Studiare all'estero. Hai mai pensato di studiare all'estero? Credo che amplierebbe i miei orizzonti e offrirebbe nuove opportunità. Sì, ci ho pensato anch'io. Vivere una cultura diversa e imparare in un ambiente straniero sembra eccitante. Assolutamente. Sarebbe un'ottima occasione per migliorare le nostre competenze linguistiche e incontrare persone da tutto il mondo. Inoltre, potrebbe migliorare i nostri curriculum e renderci più competitivi nel mercato del lavoro. Questo è vero. I datori di lavoro spesso apprezzano l'esperienza internazionale e la capacità di adattarsi a nuove situazioni. Penso anche che studiare all'estero ci aiuterebbe a diventare più indipendenti e autosufficienti. Sicuramente. Dovremmo spostarci in una nuova città, gestire le nostre finanze e gestire le attività quotidiane da soli. Sarebbe una preziosa esperienza di apprendimento sia accademicamente che personalmente. Sono d'accordo, acquisiremmo una nuova prospettiva e svilupperemmo una mentalità globale. E non dimentichiamo l'opportunità di viaggiare ed esplorare nuovi posti durante le pause e i fine settimana. Sì, questo è un altro aspetto entusiasmante. Potremmo visitare monumenti famosi, provare diverse cucine e immergerci nella cultura locale. Nel complesso, studiare all'estero sembra un'incredibile opportunità di crescita personale e accademica. Non potrei essere più d'accordo. È sicuramente qualcosa che vale la pena considerare. Lezione 2. Scenari e filtri mozzafiato. Lo scenario della nostra escursione di ieri era mozzafiato. Hai usato dei filtri quando hai scattato quelle foto? No, non ho usato alcun filtro. La bellezza naturale era così sbalorditiva che volevo immortalarla esattamente come la vedevo. Questo è fantastico. A volte i filtri possono migliorare le foto, ma è anche importante apprezzare la bellezza cruda della natura. Assolutamente. I filtri possono cambiare i colori e l'atmosfera di una foto, ma è bello avere un equilibrio e catturare i momenti in modo autentico. Sono completamente d'accordo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra il miglioramento della foto e la fedeltà alla scena originale. Esattamente. La natura ha i suoi colori e la sua illuminazione unici che non possono essere sempre replicati con i filtri. È anche interessante il modo in cui persone diverse percepiscono e apprezzano lo scenario in modo diverso. Ciò che può lasciare senza fiato per una persona potrebbe non esserlo per un'altra. Questo è vero. La bellezza è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze e prospettive. Questo è ciò che rende la fotografia e la natura così affascinanti. Possiamo catturare e condividere le nostre interpretazioni del mondo che ci circonda. È un modo meraviglioso per esprimere la creatività e condividere le nostre esperienze con gli altri. Sicuramente. E che utilizziamo filtri o meno, la cosa più importante è godersi la bellezza del momento e creare ricordi duraturi. Lezione 3. Verifica di una taglia più grande. Ho bisogno di una taglia più grande per questa camicia. Fammi controllare se lo abbiamo in magazzino. Certo, prenditi il tuo tempo. È importante trovare la soluzione giusta. Mi dispiace, ma sembra che non sia disponibile una taglia più grande. Oh, è un peccato. Mi è piaciuto molto il design di quella camicia.
Posso verificare con le altre nostre filiali se lo hanno in magazzino. Sarebbe fantastico, grazie. Spero che ce l'abbiano. Ho appena parlato con la filiale in centro e hanno la maglietta in una taglia più grande. Questo è fantastico. Puoi chiedere loro di prenotarlo per me? Certo, effettuerò subito la prenotazione. Puoi ritirarlo domani. Grazie mille per il tuo aiuto. Lo apprezzo davvero. È un piacere per me. Sono lieto di poterti aiutare a trovare la taglia giusta. Lezione 4. Rafforzare l'ingresso nel mercato. La collaborazione con altre società potrebbe rafforzare il nostro ingresso sul mercato. Giusto? Sì, la collaborazione con aziende affermate può fornirci risorse e conoscenze preziose. Assolutamente. Potrebbero avere reti e canali di distribuzione esistenti che possiamo sfruttare. Inoltre, possiamo trarre vantaggio dalla loro esperienza e imparare dai loro successi e fallimenti passati. Questo è vero. Può aiutarci a superare le potenziali sfide e a prendere decisioni informate. Dovremmo anche considerare la possibilità di iniziative di marketing congiunte per aumentare la notorietà del marchio. Ottima osservazione. Mettendo in comune le nostre risorse, possiamo raggiungere un pubblico più ampio e generare maggiore interesse per i nostri prodotti o servizi. È importante trovare partner compatibili che condividano la nostra visione e i nostri valori. Concordato. La costruzione di solide partnership richiede fiducia, comunicazione efficace e una visione strategica condivisa. E man mano che ci espandiamo verso nuovi mercati, avere partner locali affidabili può aiutarci a superare le barriere culturali e normative. Sicuramente. È una mossa strategica che può accelerare la nostra crescita e aumentare le nostre possibilità di successo. Lezione 5. Scarica di adrenalina e delizie culinarie. L'avventura che abbiamo intrapreso ieri è stata sicuramente una scarica di adrenalina. Non posso credere che ce l'abbiamo fatta. Lo so, giusto? È stata un'esperienza davvero esaltante. Sono ancora pieno di eccitazione. La sensazione di superare i nostri limiti e di uscire dalle nostre zone di comfort è stata incredibile. Assolutamente. È incredibile come esperienze elettrizzanti possano farci sentire più vivi e presenti nel momento. E non dimentichiamo il cibo delizioso che abbiamo mangiato dopo. È stata una festa per i sensi. Oh, sì. I sapori, gli aromi e le consistenze erano semplicemente divini. Li sento ancora assaggiare. Provare nuovi piatti ed esplorare cucine diverse è una delle parti migliori del viaggio e dell'avventura. Lo è davvero. Il cibo è una parte essenziale della cultura e ci permette di entrare in contatto con le tradizioni e le persone locali. Non potrei essere più d'accordo. È come fare un viaggio culinario e scoprire nuovi sapori e tecniche culinarie. E la parte migliore è che possiamo ricreare alcuni di quei piatti a casa, e condividere l'esperienza con i nostri amici e familiari. Assolutamente. È un modo meraviglioso per riportare alla mente ricordi e crearne di nuovi. Anzi, la combinazione di avventure elettrizzanti e cibo delizioso rende le esperienze indimenticabili.
Sono momenti come questi che ci ricordano le gioie della vita e la bellezza di esplorare nuovi orizzonti. Lezione 6. Problemi meteorologici. Spero che il tempo sia favorevole oggi. Incrociamo le dita. Sì, speriamo nel bel tempo. Sta piovendo molto ultimamente. Lo so, è stato piuttosto cupo. Spero che arrivi presto un po' di sole. Anche io. Sono stanco di portare un ombrello ovunque. Sarebbe bello fare una passeggiata senza preoccuparsi di bagnarsi. Sicuramente. Mi manca passare il tempo all'aperto senza attrezzatura antipioggia. Speriamo che stavolta le previsioni del tempo siano accurate. Sono d'accordo, è sempre bene avere un'idea di cosa aspettarsi. Controllo l'app Meteo ogni mattina per pianificare la mia giornata. È un'idea intelligente. Anch'io dovrei iniziare a farlo. Mi aiuta a decidere se portare una giacca o indossare occhiali da sole. Mi dimentico sempre di controllare e finisco per pentirmene più tardi. Bene, incrociamo le dita per una giornata di sole oggi. Sì, speriamo in un cielo sereno e in un sole splendente. Anzi, sarebbe un piacevole cambiamento dopo tutta questa pioggia. Assolutamente. Non vedo l'ora di godermi un po' di bel tempo. Speriamo che gli dei del tempo siano dalla nostra parte oggi. Lo spero anch'io. Renderebbe la giornata molto migliore. Bene, restiamo positivi e speriamo per il meglio. Lezione 7. Fare nuove amicizie. Per fare nuove amicizie, è rassicurante sapere che ci sono interessi comuni su cui entrare in contatto. Sicuramente. È molto più facile iniziare una conversazione quando hai qualcosa in comune. Quindi, quali sono alcuni interessi comuni che pensi possano aiutarti a fare nuove amicizie? Bene, hobby come fare sport o strumenti musicali possono unire le persone. Questo è vero. Lo sport e la musica sono ottimi spunti di conversazione. E che dire dei film e delle serie TV? A molte persone piace discuterne. Sì, la cultura pop è un interesse comune per molti. È un buon argomento su cui creare legami. Penso anche che il volontariato o la partecipazione alle attività della comunità possano aiutare a incontrare persone che la pensano allo stesso modo. Assolutamente. Dimostra che tieni alla comunità e che puoi portare a connessioni significative. Un altro interesse comune è viaggiare. Molte persone amano condividere le proprie esperienze di viaggio. Questo è un ottimo punto. Viaggiare può innescare conversazioni interessanti e creare amicizie durature. E non dimentichiamo il cibo. Provare nuove cucine insieme è sempre un'esperienza divertente. Hai ragione, il cibo unisce le persone e può aprire le porte a nuove amicizie. Così, ci sono molti interessi comuni da esplorare quando si fanno nuove amicizie. Sicuramente. Si tratta solo di trovare quelle passioni condivise e usarle come punto di partenza. Lezione 8. Suggerimenti per la cura della pelle. Ehi Anna, hai qualche consiglio per mantenere una pelle sana?
Assolutamente. Un consiglio importante è bere molta acqua durante il giorno. In che modo l'acqua potabile aiuta nella cura della pelle? Bene, rimanere idratati aiuta a mantenere la pelle idratata e previene la secchezza. Questo ha senso. Cos'altro posso fare? Un altro consiglio è quello di pulire il viso 2 volte al giorno con un detergente delicato. Perché la pulizia è importante? La pulizia rimuove lo sporco, l'olio e altre impurità che possono ostruire i pori e causare eruzioni cutanee. Capisco. Ci sono ingredienti specifici che dovrei cercare nei prodotti per la cura della pelle? Sì, cerca prodotti con ingredienti come l'acido ialuronico e la vitamina C, in quanto possono aiutare a migliorare la salute e l'aspetto generale della pelle. Grazie per il consiglio. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? Sì, non dimenticare di proteggere la pelle dal sole utilizzando una crema solare ad ampio spettro con SPF 30 o superiore. Crema solare, capito. Qualche altro consiglio che puoi condividere? Infine, cerca di dormire a sufficienza e di gestire i livelli di stress, poiché la mancanza di sonno e lo stress elevato possono avere un impatto negativo sulla pelle. Lo terrò a mente. Grazie per tutti gli ottimi consigli, Anna. Lezione 9. Effettuare un ordine alimentare. Salve, posso aiutarla con qualcosa oggi? Sì, per favore. Vorrei ordinare qualcosa da mangiare. Certamente. Cosa vorresti ordinare? Prenderò un cheeseburger con patatine fritte, per favore. Vuoi qualche condimento per il tuo cheeseburger? Sì, vorrei lattuga, pomodoro e sottaceti, per favore. Bene, un cheeseburger con lattuga, pomodoro e sottaceti. E cosa vorresti bere? Prendo una cola, per favore. Ottima scelta, qualcos'altro? No, questo è tutto. Grazie. Siete i benvenuti. Il tuo ordine sarà pronto a breve. Lezione 10. Cucina francese. Anna, hai mai provato la cucina francese? Certo. Non vedo l'ora di assaggiare i deliziosi piatti. Quali sono alcuni piatti francesi popolari che consigliate? Un piatto classico è il coq au vin, che è pollo cotto nel vino rosso con funghi e cipolle. Sembra incredibile. Qualche altro piatto? Un altro piatto popolare è la ratatouille, uno stufato di verdure a base di melanzane, zucchine, peperoni e pomodori. Ho visto Ratatouille in un film. Sembrava delizioso. È davvero delizioso. La cucina francese è nota per i suoi sapori ricchi e l'attenzione ai dettagli. Mi viene fame solo a pensarci. Che ne dite dei dessert? Crème brûlée e tarte tatin sono due iconici dessert francesi che dovresti assolutamente provare. Mi assicurerò di provarli. La cucina francese sembra davvero deliziosa. Lezione 11. Tendenze di marketing. Ehi, hai visto le ultime tendenze di marketing? Sì,
Li sto seguendo. Che cosa hai notato? Bene, una tendenza che ho visto è l'ascesa dell'influencer marketing. I marchi stanno collaborando con influencer dei social media per promuovere i loro prodotti. Questo è interessante. Sembra una strategia popolare in questi giorni. Cos'altro hai trovato? Un'altra tendenza è il crescente utilizzo di contenuti video nel marketing. I video sono molto coinvolgenti e possono trasmettere messaggi in modo efficace. Sono d'accordo, i video sono diventati un potente strumento per catturare l'attenzione delle persone. Qualcos'altro? Sì, c'è anche una crescente attenzione al marketing personalizzato. Le aziende stanno sfruttando i dati per fornire esperienze personalizzate ai propri clienti. La personalizzazione può sicuramente fare la differenza. Aiuta a creare una connessione più forte tra il marchio e il consumatore. Hai visto altre tendenze degne di nota? Sì, ho notato che la sostenibilità e le pratiche ecologiche stanno diventando sempre più importanti per i consumatori. I marchi che adottano approcci rispettosi dell'ambiente stanno guadagnando popolarità. È fantastico sentirlo. È bello vedere le aziende assumersi la responsabilità per l'ambiente. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Siete i benvenuti. È sempre interessante rimanere aggiornati sulle ultime tendenze di marketing. Lezione 12. Vegetazione e ristoro. Esattamente, l'aria fresca e il verde sono così rinfrescanti per l'anima. Non potrei essere più d'accordo. Trascorrere del tempo nella natura può essere rigenerante. È incredibile come essere circondati da alberi e piante possa avere un effetto così positivo sul nostro benessere. Assolutamente. È un ottimo modo per sfuggire al trambusto della vita quotidiana. Mi sento sempre più rilassata e in pace quando sono in mezzo alla natura. È una gradita pausa dalla giungla di cemento. E la bellezza della natura è davvero impressionante. I colori, i suoni, tutto si fonde armoniosamente. È un promemoria delle meraviglie del mondo naturale. Dovremmo custodirlo e proteggerlo. Sicuramente. Dobbiamo prenderci cura del nostro ambiente e assicurarne la conservazione per le generazioni future. Questo è vero. Dovremmo tutti fare la nostra parte per mantenere la bellezza e la serenità della natura. Ricorda di portare acqua e snack, ovviamente, e non dimenticare lo spray per insetti. Buon punto. È essenziale rimanere idratati e protetti quando si trascorre del tempo all'aperto. Assolutamente. Essere preparati garantisce un'esperienza più piacevole nella natura. Non vedo l'ora di pianificare la nostra prossima avventura all'aperto. È sempre una boccata d'aria fresca. Lezione 13. Tendenze in crescita. Hai notato tendenze degne di nota in settori specifici? Sì, ho visto alcuni sviluppi interessanti in vari settori. Che mi dici di te? Bene, nel settore tecnologico, l'intelligenza artificiale sta guadagnando una notevole popolarità. Viene integrato in vari prodotti e servizi. Questo è vero. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per rivoluzionare molti aspetti della nostra vita. Altre tendenze degne di nota?
Nel settore sanitario, la telemedicina è diventata sempre più popolare. Le persone possono richiedere consigli e cure mediche a distanza. La telemedicina offre comodità e accessibilità, soprattutto per chi si trova in aree remote. Che dire dell'industria della moda? La moda sostenibile sta guadagnando slancio. Molti marchi si stanno concentrando su materiali ecologici e pratiche di produzione etiche. È fantastico sentirlo. È importante che l'industria della moda sia più attenta all'ambiente. Altri settori? Nell'industria automobilistica, i veicoli elettrici stanno diventando sempre più diffusi. Le persone stanno adottando opzioni di trasporto più pulite e sostenibili. I veicoli elettrici hanno il potenziale per ridurre significativamente la nostra impronta di carbonio. È un passo positivo verso un futuro più verde. Assolutamente. È emozionante vedere la crescita e l'innovazione in questi settori. Lezione 14. Parchi nazionali, sentieri mozzafiato. Sei mai stato in un parco nazionale? Sì, ho avuto l'opportunità di visitarne alcuni. La bellezza naturale è semplicemente mozzafiato. Sono d'accordo, i parchi nazionali offrono paesaggi mozzafiato ed esperienze uniche. Qual era la tua preferita? È difficile scegliere, ma direi che il Parco Nazionale con le sue spiagge mozzafiato e i sentieri escursionistici è stato davvero indimenticabile. Sembra incredibile. Adoro fare escursioni ed essere circondato dalle meraviglie della natura. Puoi dirmi di più a riguardo? Le spiagge erano incontaminate, con acque cristalline e sabbia soffice. E i sentieri escursionistici ci hanno portato attraverso diversi terreni, offrendo panorami incredibili lungo il percorso. Posso immaginare quanto deve essere stato impressionante. I parchi nazionali offrono la possibilità di disconnettersi dal caos urbano e riconnettersi con la natura. Assolutamente. Ci permette di apprezzare la bellezza del nostro mondo naturale e l'importanza di preservarlo. Sono completamente d'accordo. I parchi nazionali non sono solo un tesoro di cui goderci, ma anche un promemoria della necessità di proteggere il nostro ambiente. E la cosa migliore è che i parchi nazionali offrono qualcosa per tutti. Che ti piaccia fare escursioni, osservare la fauna selvatica o semplicemente rilassarti sulla spiaggia, c'è qualcosa per ogni appassionato della natura. Questo è vero. I parchi nazionali soddisfano una vasta gamma di interessi, rendendoli accessibili e divertenti per persone di tutte le età. È sempre una buona idea pianificare un viaggio in un parco nazionale. È un'opportunità per rilassarsi, ricaricarsi e creare ricordi duraturi. Assolutamente. Esplorare le meraviglie di un parco nazionale è un'esperienza senza eguali. È un'occasione per disconnettersi dalla nostra vita frenetica e riconnettersi con la natura. Lezione 15. Apprendimento dell'inglese e conversazioni. L'apprendimento dell'inglese può essere impegnativo, ma conversazioni come queste ci aiutano a esercitarci e a migliorare. Sicuramente. Impegnarsi in conversazioni è un ottimo modo per migliorare le nostre competenze linguistiche e migliorare la fluidità. Inoltre, è più divertente e interattivo rispetto al semplice studio della grammatica e del vocabolario. Assolutamente. Le conversazioni ci consentono di applicare ciò che abbiamo appreso in un contesto pratico. E ci aiutano a diventare più sicuri nell'uso dell'inglese in situazioni di vita reale.
Questo è vero. Più ci esercitiamo a parlare, più diventa facile esprimerci in modo efficace. È anche un'opportunità per imparare gli uni dagli altri. Possiamo correggere gli errori reciproci e fornire feedback utili. Sì, un feedback costruttivo è essenziale per la crescita e il miglioramento. È un processo di apprendimento collaborativo. Quindi continuiamo ad avere queste conversazioni regolarmente. Svolgono un ruolo cruciale nel nostro viaggio di apprendimento dell'inglese. Non potrei essere più d'accordo. Ogni conversazione ci avvicina al nostro obiettivo di diventare parlanti fluentemente l'inglese. Assolutamente. Continuiamo a sfidare noi stessi e a superare i nostri limiti. Con pratica e perseveranza, raggiungeremo i nostri obiettivi di apprendimento dell'inglese. Questo è lo spirito. Insieme, possiamo superare qualsiasi barriera linguistica e diventare persone che parlano inglese con fiducia. Sono entusiasta dei nostri progressi e delle conversazioni future che avremo. È un viaggio emozionante davanti a noi. Lezione 16. Offerta sullo sconto. Ehi Anna, indovina? Sono riuscito a trovare un ottimo affare. È emozionante, John. Che tipo di accordo hai trovato? È uno sconto su quei nuovi libri che volevamo acquistare. Questo è fantastico. Quanto sconto hai ottenuto? È uno sconto del 30%, quindi risparmieremo parecchio. È incredibile. Dove hai trovato questo accordo? L'ho trovato online sul sito di una famosa libreria. Questo è conveniente. Hai dovuto usare un codice coupon? Sì, ho dovuto inserire un codice coupon durante il checkout per applicare lo sconto. È bello saperlo. Dimentico sempre di cercare i codici promozionali. Vale la pena controllare prima di effettuare qualsiasi acquisto online. Non sai mai quali offerte potresti trovare. Assolutamente. Mi assicurerò di farlo la prossima volta. Grazie per il suggerimento, John. Benvenuta, Anna. Sono felice di aver potuto aiutarti a risparmiare. Anche io. È sempre bello trovare un buon affare. Sicuramente. Ora possiamo goderci i nostri nuovi libri senza spendere una fortuna. Lezione 17. Il modo di viaggiare. Anna, hai qualche consiglio di viaggio? Sì, John. Un consiglio che seguo sempre è quello di portare con me una mappa ovunque vada. Questa è una buona idea. Una mappa può essere davvero utile, specialmente in luoghi sconosciuti. Assolutamente. È un modo affidabile per navigare e orientarsi. Sono d'accordo con una mappa, puoi pianificare il tuo percorso ed esplorare senza perderti. Ed è anche un buon backup in caso di guasto del telefono o del GPS. Questo è vero. La tecnologia a volte può essere inaffidabile. Un altro consiglio è quello di stare attenti a ciò che ti circonda e osservare la gente del posto. Questo è un consiglio prezioso. La gente del posto spesso conosce i posti migliori da visitare e può darti consigli da addetti ai lavori. Esattamente. Interagire con la gente del posto può migliorare la tua esperienza di viaggio.
Lo terrò a mente. È sempre bello imparare dalla gente del posto. Infine, assicurati di mettere in valigia leggeri e di trasportare solo gli oggetti essenziali. Questo è un buon promemoria. Viaggiare con meno bagagli rende più facile spostarsi. È più comodo e ti evita stress inutili. Grazie per i consigli di viaggio, Anna. Li terrò sicuramente a mente per il mio prossimo viaggio. Lezione 18. Lasciate lievitare l'impasto. Anna, sto cercando di fare il pane, ma non sono sicuro di un passo. Puoi aiutarmi? Certo, John. Sarei felice di aiutarti. Di quale passo non sei sicuro? Non so per quanto tempo lasciar lievitare l'impasto. In genere, dovresti lasciare lievitare l'impasto in un luogo caldo fino a quando non raddoppia di dimensione. È bello saperlo. Quanto tempo ci vuole di solito? Dipende dalla ricetta, ma può richiedere da 1 a 2 ore. Capisco. C'è una temperatura specifica che dovrebbe avere il posto? Idealmente, il luogo dovrebbe essere di circa 80-90 gradi Fahrenheit, 27-32 gradi Celsius. Ok, lo terrò a mente. Devo coprire l'impasto mentre lievita? Sì, coprire l'impasto con un canovaccio da cucina pulito o un involucro di plastica aiuta a trattenere l'umidità. Questo ha senso. Lo coprirò come si deve. Grazie per la tua guida, Anna. Lezione 19. Buona idea. Altri hobby. Anna, adoro giocare a frisbee, ma hai qualche altro hobby che mi consigli? Assolutamente, John. Un hobby che consiglio vivamente è la pittura. La pittura sembra interessante. Ho sempre voluto provarlo. È un ottimo modo per esprimere la tua creatività e rilassarti allo stesso tempo. Sembra meraviglioso. Di quali materiali ho bisogno per iniziare a dipingere? Per iniziare, avrai bisogno di alcune forniture artistiche di base come pennelli, colori e tele. Farò una lista e prenderò quelle forniture. Qualche altro hobby che suggerisci? Un altro hobby divertente è il giardinaggio. È gratificante vedere le piante crescere e prosperare. Il giardinaggio sembra tranquillo. Cosa devo fare per iniziare un giardino? Innanzitutto, scegli un luogo adatto con abbastanza luce solare. Quindi, seleziona le piante che prosperano nella tua zona. Troverò un posto soleggiato nel mio giardino e inizierò a cercare le migliori piante per la mia regione. È un ottimo piano, John. Il giardinaggio può essere un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura. Sono entusiasta di iniziare. Ci sono altri hobby che pensi che dovrei prendere in considerazione? La fotografia è un altro fantastico hobby. Ti permette di immortalare momenti speciali ed esplorare l'ambiente circostante da una prospettiva diversa. La fotografia sembra intrigante. Che tipo di fotocamera consigliate ai principianti? Per i principianti, una fotocamera digitale o anche uno smartphone con una buona fotocamera funzioneranno perfettamente. È bello saperlo. Ho già uno smartphone, quindi posso iniziare subito a praticare la fotografia.
Perfetto, John. È un hobby versatile che puoi goderti ovunque tu vada. Grazie per i consigli sugli hobby, Anna. Non vedo l'ora di esplorare questi nuovi interessi. Lezione 20. Frisbee Time. Anna, adoro giocare a frisbee. A che ora ci vediamo per giocare? Sembra divertente, John. Che ne dici di incontrarci al parco intorno alle 16? Le 16 vanno bene per me. Il parco è un ottimo posto per giocare a frisbee. Assolutamente. Ha un sacco di spazio aperto per correre e goderci il gioco. Porterò il mio frisbee. Hai delle preferenze per il colore del frisbee? Per me va bene qualsiasi colore, John. Purché sia facile da individuare durante la partita. Va bene, mi assicurerò di portare un frisbee dai colori vivaci. Fantastico. Oh, e invitiamo qualche altro amico a unirsi a noi se sono disponibili. Questa è una buona idea. Più ce ne sono, meglio è. Contatterò i nostri amici e glielo farò sapere. Perfetto. Sarà un pomeriggio divertente e attivo. Non vedo l'ora. Anch'io, Anna. Giocare a frisbee è sempre un ottimo modo per rilassarsi e fare una gara amichevole. Assolutamente, John. È un modo fantastico per rimanere attivi e godersi la vita all'aria aperta. Bene, ci vediamo al parco alle 16 in punto. Preparati a divertirti con il frisbee. Lezione 21. Riposo notturno. Che ne dici di te? Com'è andata la tua serata? È stato fantastico. Ho dormito come un bambino. Che ne dici di te? Oh, è bello sentirlo. Anche la mia notte è stata piuttosto riposante. Ho dormito bene. Questo è meraviglioso. Una buona notte di sonno è così importante per il nostro benessere generale. Assolutamente. Ci aiuta a sentirci riposati e pronti ad affrontare la giornata. Sicuramente. Quando dormo bene, trovo che la mia concentrazione e la mia produttività sono molto migliori. Sono completamente d'accordo. È incredibile quanta differenza può fare una buona notte di sonno. Lo è davvero. Hai qualche consiglio per dormire sonni tranquilli? Una cosa che mi aiuta è stabilire una routine prima di andare a dormire. Cerco di rilassarmi prima di andare a letto leggendo un libro o ascoltando musica rilassante. Questa è un'ottima idea. Ci proverò. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Spero che ti aiuti anche a dormire meglio. Sono sicuro che lo farà. Grazie ancora, John. Nessun problema, Anna. Dormi bene stanotte. Lezione 22. Controllo della temperatura. Com'è la temperatura oggi? Sono circa 10 gradi. Fa un po' freddo, ma non troppo freddo. Ah, capisco. Allora fa decisamente meglio. Sì, è sempre una buona idea vestirsi a strati in questo periodo dell'anno.
Assolutamente. È importante rimanere caldi e accoglienti. Sicuramente. Non voglio prendere un raffreddore durante la stagione invernale. Sono d'accordo, è sempre meglio essere preparati e proteggersi dal freddo. Questo è vero. Sono contento di aver portato con me la sciarpa e i guanti oggi. Mossa intelligente. È meglio prevenire che curare quando si tratta del tempo. Non potrei essere più d'accordo. È sempre bene controllare la temperatura prima di uscire. Sì, ci aiuta a pianificare la nostra giornata e a vestirci in modo appropriato. Esattamente. Allora, sei pronto a sfidare il freddo? Assolutamente. Facciamo i conti e sfruttiamo al massimo la giornata. Lezione 23. Giorni di riposo. Mi sto allenando molto ultimamente e ho capito l'importanza dei giorni di riposo intermedi. È impressionante. I giorni di riposo sono fondamentali per consentire al nostro corpo di riprendersi e ricostruirsi. Sì, esattamente. È durante i giorni di riposo che i nostri muscoli diventano effettivamente più forti. Questo è affascinante. Questo non lo sapevo. I giorni di riposo aiutano anche a prevenire il sovrallenamento e riducono il rischio di lesioni. Questo ha senso. Immagino che si tratti solo di trovare il giusto equilibrio. Assolutamente. Impegnarsi troppo senza un adeguato riposo può essere controproducente. Lo terrò a mente. Quindi, con che frequenza ti prendi i giorni di riposo? Di solito ho 1 o 2 giorni di riposo a settimana, a seconda della mia routine di allenamento. Sembra ragionevole. Mi assicurerò di includere anche i giorni di riposo nel mio piano di fitness. Ne vale sicuramente la pena. Il tuo corpo ti ringrazierà per questo. Ti credo. Grazie per aver condiviso queste preziose informazioni, John. Benvenuta, Anna. Abbi cura di te e ascolta il tuo corpo. Lezione 24. Strumenti per l'apprendimento delle lingue. Trovo che guardare film o ascoltare musica nella lingua di destinazione sia utile per l'apprendimento delle lingue. Questa è un'ottima idea. L'immersione attraverso i media può essere uno strumento di apprendimento divertente ed efficace. Sì, ci espone a un linguaggio colloquiale naturale e aiuta a migliorare le nostre capacità di ascolto. Assolutamente. Fornisce inoltre approfondimenti contestuali e culturali. Sicuramente. Inoltre, è un modo più divertente di imparare rispetto ai libri di testo tradizionali. Sono d'accordo, è come imparare divertendosi. Esattamente. E quando ci imbattiamo in nuove parole o frasi, possiamo cercarle per comprenderle meglio. Questo è un buon punto. È un modo pratico per ampliare il nostro vocabolario. È anche utile guardare film o ascoltare musica con i sottotitoli nella lingua di destinazione. Sì, in questo modo possiamo collegare le parole pronunciate con la loro forma scritta. Precisamente. È un approccio multisensoriale che coinvolge le nostre capacità visive e uditive. Ci proverò sicuramente. Grazie per il suggerimento, John. Benvenuta, Anna. Goditi il tuo viaggio di apprendimento delle lingue.
Lezione 25. Park Meeting. Ci vediamo al parco? Certo, ci vediamo lì tra un'ora. Suona bene. Ci vediamo lì. Fantastico. Porterò una coperta e degli snack. Perfetto. Sarà un bel modo per godersi la vita all'aria aperta. Non vedo l'ora. Il parco è sempre così rinfrescante e tranquillo. Sono d'accordo, è un ottimo posto per rilassarsi e distendersi. Ed è una buona opportunità per mettere in pratica le nostre capacità di conversazione in inglese. Sicuramente. Immergersi nelle conversazioni della vita reale è il modo migliore per migliorare. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre, possiamo goderci lo splendido scenario mentre chiacchieriamo. Questo è vero. La natura ha un modo per ispirarci e calmarci. È come una boccata d'aria fresca sia per il nostro corpo che per la nostra mente. Assolutamente. Sono contento che abbiamo scelto il parco come luogo di incontro. Anche io. Ci vediamo tra un'ora, John. Non vedo l'ora, Anna. Ci vediamo presto. Lezione 26. Restrizioni dietetiche. Avete delle restrizioni dietetiche? No, non sono esigente, ma Jane è vegana, quindi di solito lo consideriamo quando pianifichiamo i pasti. È bello saperlo. È sempre importante soddisfare le diverse esigenze dietetiche. Assolutamente, aiuta a garantire che tutti possano godersi il pasto insieme. Hai provato tu stesso qualche piatto vegano? Sì, l'ho fatto. Ci sono alcune ricette vegane davvero deliziose. È sorprendente quanto possano essere saporite. Sono d'accordo, la cucina vegana ha fatto molta strada ed è bello vedere la varietà di opzioni disponibili ora. Sicuramente. È anche un buon modo per incorporare più pasti a base vegetale nella nostra dieta. Questo è vero. È una scelta più salutare e migliore anche per l'ambiente. Esattamente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Lo terrò a mente quando pianificherò il nostro prossimo pasto. Grazie per averlo condiviso, Anna. Benvenuto, John. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con le ricette vegane. Lo apprezzo. Potrei accettare quell'offerta qualche volta. Certo, quando vuoi. Basta che me lo faccia sapere. Lo farò. Grazie ancora, Anna. Lezione 27. Serratura a combinazione. Devo aprire questo lucchetto a combinazione, ma ho dimenticato il codice. Mi puoi aiutare? Nessun problema, recupererò la chiave principale e la aprirò per te. Ottimo, grazie. Vieni sempre in soccorso. Non è affatto un problema. Sono felice di aiutare. Non riesco proprio a ricordare codici e password. Succede anche ai migliori di noi. Ecco perché è utile disporre di soluzioni di backup. Hai ragione, probabilmente dovrei scrivere codici importanti in un posto sicuro.
Questa è una buona idea. Assicurati solo di tenerlo al sicuro. Lo farò. Grazie per aver aperto la serratura, Anna. Mi hai risparmiato molta frustrazione. Nessun problema, John. Sono felice di poterti aiutare. Ti devo un favore. No, fa tutto parte dell'essere amici. Beh, lo apprezzo comunque. Grazie ancora, Anna. Lezione 28. Mangiare fuori. Andiamo a mangiare fuori, tanto per cambiare. Qualche suggerimento? Che ne dici di quel nuovo ristorante italiano in centro? Ne ho sentito parlare bene. Sembra un'ottima idea. Ho voglia di un po' di pasta. Perfetto. Hanno un'ampia varietà di piatti di pasta nel loro menù. Mi viene fame solo a pensarci. Anche io. Mi farebbe bene una pausa dalla cucina stasera. È bello avere qualcun altro che prepara un pasto, tanto per cambiare. Assolutamente. Inoltre, ci dà la possibilità di provare nuovi sapori e cucine. Non vedo l'ora. Facciamo una prenotazione. Certo, me ne occuperò io. Qual è l'orario migliore per te? Che ne dici delle 19? Funziona? Suona bene. Effettuerò la prenotazione per le 19 al ristorante italiano in centro. Eccellente. Non vedo l'ora di godermi un delizioso pasto con te, Anna. Lezione 29. Servizi aeroportuali. Vorrei che tutti gli aeroporti avessero luoghi come questo. Assolutamente, rende il viaggio più piacevole. È bello avere comodi posti a sedere e stazioni di ricarica. E anche il wifi gratuito è un vantaggio. Sicuramente. Aiuta a passare il tempo in attesa dei voli. Inoltre, hanno una buona selezione di negozi e ristoranti qui. Questo è vero. È comodo mangiare qualcosa o fare la spesa. E la lounge dell'aeroporto è il luogo ideale per rilassarsi. Sì, è una bella fuga dal trambusto del terminal. Mi assicuro sempre di arrivare presto in modo da poter trascorrere un po' di tempo lì. È una mossa intelligente. È un modo per rendere l'esperienza di viaggio più piacevole. Assolutamente, e ne vale la pena, soprattutto per le soste più lunghe. Lo terrò a mente per il mio prossimo viaggio. Grazie per il consiglio, Anna. Lezione 30. Arte e relax. È un ottimo modo per rilassarsi e creare qualcosa di bello. Sono contento che condividiamo la stessa passione per l'arte. È un'attività terapeutica che ci permette di esprimerci. Esattamente. È una forma di cura di sé e un modo per rilassarsi. Trovo rilassante concentrarmi sulla creazione di qualcosa con le mie mani. Anche io. È una pausa dal mondo digitale e dagli schermi. E la parte migliore è vedere l'opera d'arte finita e sentirsi realizzati.
Assolutamente. È un senso di appagamento e orgoglio. Ed è meraviglioso poterci circondare delle nostre creazioni. Sicuramente. Aggiunge un tocco personale ai nostri spazi abitativi. Sono grato che abbiamo questo interesse in comune. Ci avvicina. Anch'io, John. Abbiamo un legame speciale. Dedichiamo più tempo all'arte nella nostra vita. Ne vale la pena. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a creare e rilassarci insieme. Sembra un piano, Anna. Non vedo l'ora di iniziare la nostra prossima avventura artistica. Lezione 31. Fare la differenza. Ultimamente ho pensato a come possiamo fare la differenza nel mondo, non importa quanto piccola. Questo è un ottimo argomento. È essenziale avere un impatto positivo. Quali idee hai? Una cosa che possiamo fare è fare volontariato presso le organizzazioni locali. Hanno sempre bisogno di ulteriore aiuto. Assolutamente. Il volontariato è un modo fantastico per restituire qualcosa alla comunità. Possiamo scegliere le cause che ci appassionano. Un'altra idea è quella di partecipare a eventi di beneficenza. Raccolgono fondi per varie cause e creano consapevolezza. Questo è un buon punto. È fondamentale sostenere i bisognosi. Possiamo partecipare a corse o passeggiate di beneficenza per contribuire. Possiamo anche apportare piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana, come ridurre gli sprechi e riciclare. Può sembrare insignificante, ma si somma. Mi assicurerò di controllarlo prima di acquistarne uno. Il riciclaggio è essenziale per l'ambiente. Dovremmo fare tutti la nostra parte. Assolutamente. Ogni piccola azione conta. Possiamo anche educare gli altri sull'importanza della sostenibilità. Giusto. La condivisione delle conoscenze e la sensibilizzazione sono fondamentali. Possiamo organizzare workshop o creare contenuti informativi. Si tratta di fare la differenza, non importa quanto grande o piccola sia. Insieme possiamo creare un mondo migliore. Lezione 32. Controllo prima dell'acquisto. Ho intenzione di acquistare un nuovo smartphone. Qualche consiglio su cosa devo controllare prima di effettuare un acquisto? Ottima osservazione. Mi assicurerò di controllarlo prima di acquistarne uno. Innanzitutto, considera le funzionalità di cui hai bisogno. Sicuramente. Voglio una buona fotocamera e un ampio spazio di archiviazione. Cos'altro devo prendere in considerazione? La durata della batteria è essenziale. Assicurati che possa durare tutto il giorno con un utilizzo normale. Questo è un buon punto. Non voglio essere costantemente alla ricerca di punti di ricarica. Che mi dici del sistema operativo? Dovresti scegliere tra iOS e Android, a seconda delle tue preferenze e a cosa sei abituato. Ho più familiarità con Android, quindi probabilmente continuerò a farlo. Che dire della durata del telefono? È essenziale verificare se il telefono ha una struttura robusta e se è resistente all'acqua o ha una custodia protettiva disponibile. Giusto. Voglio un telefono in grado di resistere a cadute e schizzi accidentali. Qualche altro consiglio?
Non dimenticare di confrontare i prezzi e leggere le recensioni. È essenziale trovare un'opzione affidabile e a prezzi ragionevoli. Grazie per il consiglio. Mi assicurerò di tenere a mente questi suggerimenti quando scelgo il mio nuovo telefono. Lezione 33. Esplorazione degli interessi. Sto cercando nuovi hobby da esplorare. Qualche suggerimento? È sempre emozionante provare cose nuove. Cosa ti interessa? Posso aiutarti a fare brainstorming. Ho sempre voluto imparare uno strumento. Forse dovrei iniziare con la chitarra. Sembra fantastico. Imparare uno strumento può essere un'esperienza gratificante. Puoi iniziare con i tutorial online. Lo farò sicuramente. Qualche altro suggerimento per gli hobby? Che ne dici di dipingere o disegnare? È un modo fantastico per esprimere creatività e rilassarsi. Sembra interessante. Non disegno da anni, ma potrebbe essere divertente riprovarci. Un'altra opzione è il giardinaggio. Ti permette di entrare in contatto con la natura e coltivare le tue piante e verdure. Il giardinaggio sembra rilassante. Inoltre, avrò prodotti freschi. Ti vengono in mente altri hobby? Potresti provare a cucinare o cuocere al forno. È un'abilità pratica e potrai gustare deliziosi pasti o dessert. Questo è vero. Potrei stupire i miei amici con le mie abilità culinarie. Grazie per i suggerimenti. Lezione 34. Ricerca prima dell'acquisto. Sei mai stato sulle montagne russe? Ricordo di aver guidato quella rossa. È stato così emozionante. Oh, quella me la ricordo. Era così veloce e aveva molti loop. Le montagne russe possono essere molto divertenti. Ti fanno sicuramente battere il cuore. Stavo pensando di andare presto in un parco di divertimenti. Sembra un'ottima idea. Assicurati solo di controllare in anticipo le norme di sicurezza e le recensioni del parco. Ottima osservazione. Mi assicurerò di fare qualche ricerca e scegliere un parco con un buon livello di sicurezza. È anche una buona idea controllare se ci sono restrizioni di altezza o peso per determinate corse. Assolutamente. Non vorrei essere deluso se non potessi fare un giro specifico. E non dimenticare di controllare gli orari di apertura del parco e gli eventuali eventi speciali che potrebbero avere. È importante saperlo. Non vorrei visitarlo in un giorno in cui il parco è chiuso o troppo affollato. Lezione 35. Preparare il caffè correttamente. Il tempo impiegato di solito dai 4 ai 5 minuti affinché il caffè si prepari correttamente. È un buon lasso di tempo, John. La preparazione del caffè richiede la giusta quantità di tempo per un'estrazione ottimale del sapore. Come posso assicurarmi di preparare il caffè correttamente entro quel lasso di tempo? Inizia macinando i chicchi di caffè fino alla grossolanità appropriata per il tuo metodo di preparazione. Mi assicurerò di regolare le impostazioni della smerigliatrice di conseguenza per ottenere i migliori risultati. Fantastico! Quindi, misura la giusta quantità di fondi di caffè e acqua per la gradazione desiderata. Quindi, il rapporto tra caffè e acqua è fondamentale per una miscela ben bilanciata.
Assolutamente. Segui il rapporto caffè-acqua, consigliato in base all'attrezzatura per la preparazione della birra. Una volta misurato tutto, come posso iniziare il processo di preparazione della birra? Riscalda l'acqua alla temperatura ideale per il tuo metodo di preparazione. Di solito è intorno ai 195-205 gradi F, 90-96 gradi Celsius. Userò un termometro per assicurarmi che l'acqua raggiunga la temperatura desiderata. Buona idea. Una volta riscaldata l'acqua, versatela uniformemente sui fondi di caffè. Devo versarlo tutto in una volta o a intervalli? È meglio versarlo a intervalli, permettendo all'acqua di saturare il terreno in modo uniforme. Mi ricorderò di versare lentamente e in modo uniforme per garantire una corretta estrazione. Eccellente! Dopo averlo versato, lasciate fermentare il caffè indisturbato per il tempo consigliato. Quindi, durante quei 4 o 5 minuti, dovrei evitare di mescolare o agitare il caffè? Questo è corretto. Lasciarlo fermentare indisturbato permette ai sapori di svilupparsi appieno. Una volta terminato il tempo di infusione, qual è il passaggio successivo? Immergi o filtra delicatamente il caffè per separare i fondi dal caffè preparato. Mi assicurerò di utilizzare un filtro o una pressa da caffè affidabile per ottenere una tazza di caffè pulita. È una buona pratica, John. E infine, goditi la tua tazza di caffè ben preparata. Grazie per la guida, Anna. Sono entusiasta di preparare il caffè come si deve e di assaporarne i sapori. Benvenuto, John. Preparare il caffè può essere un'esperienza deliziosa se fatto correttamente. Se hai altre domande, non esitare a chiedere. Apprezzo il tuo aiuto, Anna. Mi assicurerò di migliorare le mie capacità di preparazione del caffè. Vi auguro una splendida giornata.